Per realizzare questo anello ci servirà del filo di alluminio da 2 mm. Io ho tagliato circa 18 cm, ma la lunghezza del filo dipende anche da quanto volete fare la misura dell'anello. Poi con le dita rendo più dritto questo filo. Ci serve una lima. Io ho usato questa lima in ferro per appunto limare i bordi, le punte di questo filo, così non ci si fa male. Adesso piegate questo filo più o meno a metà e lasciate la forma tipo di un occhiello. Potete aiutarvi con le dita oppure anche con un mandrino per anelli, come vedete faccio io adesso. Oppure potete aiutarvi anche con una pinza. Avvicinate adesso i due fili lasciando la forma dell'occhiello. Essendo l'alluminio abbastanza morbido non dovreste avere particolari problemi a metterlo dritto questo filo. Adesso ci aiutiamo con un mandrino per anelli e pieghiamo questo filo in modo tale da dare una forma rotonda, come vedete faccio io, e muovo, come vedete, il mandrino piano piano in modo da dare meglio la forma. Non lesinate dal muovere gli attrezzi, spostarli in modo tale da avere le forme che più vi piacciono. Adesso con la pinza piego questo filo, taglio l'eccesso e poi realizzo piccoli occhielli. Adesso uso dei piccoli cristalli da 4 mm e un filo da 1 mm di alluminio. Fate attenzione che le perline entrino appunto nel filo di alluminio e abbiano appunto il foro sufficientemente largo. Adesso con il filo più sottile tesso in qualche modo sulla base dell'anello. Mi aiuto sempre in questa fase con delle pinze, a volte anche usando 2 pinze e non una sola, come vedete adesso. Questa fase di tessitura è molto libera, diciamo, potete mettere quante perline volete a seconda dello spazio e di come volete che venga la creazione finale. Aiutatevi sempre con il filo a fissare appunto le singole perline all'anello, alla base dell'anello più grossa che avete realizzato in precedenza.
Adesso aggiungo 2 perline e le fisso alla base dell'anello, decido di fissarlo così. Aggiungo altre 2 perline e mentre passo il filo sull'anello già predispongo la chiusura per questo filo. Tagliate sempre il filo abbastanza vicino alla creazione o comunque quanto vi serve ancora per fare il giro, per finire il giro e poi appunto fissare il filo alla base dell'anello. Avvicinate i fili con la pinza se sono troppo distanti l'uno dall'altro per dare una forma più omogenea e armoniosa. Poi con il filo che avanza lo mettiamo un attimino più dritto, io uso questa pinza a punte piatte e lo uso appunto per fare questa chiusura dei fili dell'anello perché appunto non si muovano quando noi vogliamo regolare l'anello. Faccio dei semplici giri e poi li vado a fissare con le pinze. Come vedete l'anello così è finito e posso regolarlo per una misura più piccola o una misura leggermente più grande o a seconda di come volete l'effetto sia finale. Spero questo video vi sia stato utile, se avete qualche domanda scrivetemi tutto nei commenti.